Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati a tutti in questo martedì 16 settembre del 2025. Buona giornata a tutti qui da Mattino Milan. Saluto come sempre Enrico Boiani. Ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Simo, come diciamo sempre, soprattutto a chi ci supporta attraverso i like, cliccate il tasto mi piace, i commenti qua sotto dicendoci la vostra su tutti i contenuti che trattiamo, le iscrizioni perché sono gratuite, gli abbonamenti a 2,99 per ragazzi mandarci avanti. Come diciamo sempre, grazie a tutti coloro che ci supportano e che rinnovano il loro abbonamento. Eh sì, anche perché oggi dobbiamo parlare di un paio di questioni importanti e centrali, più che per il nostro presente che per il nostro futuro, visto che parleremo di questioni societarie e di questioni proprietarie quasi, mi verrebbe da dire, visto che parleremo di in parte anche di stadio, ma ovviamente legato al nostro futuro, non tanto in sé per sé, insomma, la struttura in cemento. Harry, partiamo subito dalla questione più vicina a livello temporale, cioè sono di pochi minuti fa le parole del sindaco Sala che annuncia che ha trovato un accordo con le due società, con Milan e Inter, per appunto arrivare alla delibera da portare in giunta, da portare poi in consiglio comunale. Quindi, secondo quello che ha detto Sala, perché in realtà nella prima mattinata qualche organo di stampa aveva detto che le società avevano dato un ok di massima condizionato poi agli ok di giunta e consiglio comunale. Però di questo ne parliamo dopo. Però pare che comunque le due società e il comune abbiano trovato un accordo soprattutto per quanto riguarda le ormai cosiddette spese di bonifica che il comune non voleva pagare e le società invece volevano far pagare al comune scontandole, usufruendo da quello che è il vantaggio della questione stadio, insomma c'era la possibilità, grazie al decreto, di farle pagare in pratica al comune. Morale, avrebbero trovato un accordo che dai 36 milioni si passa ai 22 per il comune, quindi ne paga una parte le società, mentre per quanto riguarda la costruzione del sottopasso, ormai famoso, Patroclo, e delle bonifiche andrebbe in quota al comune. Morale, so che non interessa niente di questo, ma quello che stringi accade è che tra oggi, massimo domani, va in giunta questo accordo. In giunta non avrà problemi, perché la giunta è in pratica il consiglio dei ministri del sindaco, insomma, cioè, se salta anche lì, salta il sindaco. Ok, ecco, quindi ovviamente non salta in giunta, andrà in consiglio comunale poi. E lì, siccome né la maggioranza né in parte l'opposizione ha ancora chiarito cosa vuol fare della vita su questa situazione, o meglio, ci sono stati parecchi cambi di idee, di posizioni, di numeri, il vero rischio è che poi magari la politica, quindi lo faccia saltare in consiglio comunale, come aveva detto Sala qualche tempo fa, e quindi siamo di nuovo da capo, Henry, nel caso. Sì, poi Sala ha aggiunto, Simo, anche che la sua volontà è che il nuovo stadio sia pronto per il 2031 in modo da avere poi l'Italia tutti i crismi per UEFA per gli europei 2032, no? Che tecnicamente erano condivisi con la Turchia, ma che addirittura rischiano di saltare per l'Italia, per la questione infrastrutture. Quindi non è uno scherzo e soprattutto sarebbe l'ennesimo duro colpo per il calcio italiano, cioè che salti un europeo e che si faccia altrove, non in Italia, per via delle infrastrutture,
no? È una cosa molto triste per il nostro paese e per il calcio del nostro paese. C'è secondo me un po' troppo ottimismo in questa fase qua, poi magari l'ok Ci sono cioè, molte l'ok arriva in spinte, sì. giunta, l'ok arriva in consiglio, fanno lo stadio in 4 anni e siamo tutti belli, felici e contenti. Magari non quelli che avevano assaporato l'idea di farlo in solitaria e non con l'Inter, però insomma il discorso quello è. Staremo a vedere. Stiamo arrivando per quanto riguarda San Siro, perlomeno Simo, alla resa dei conti, cioè ora o mai più, una sorta Sì. di ora o mai più. Quello è poco ma sicuro, perché se mai dovesse essere dimostrato che il vincolo è addirittura già scattato, come pensa un comitato, in teoria è già mai più. Ma se invece, quantomeno, come dice il comune, è a novembre, mancano 2 mesi. E non è che lo si fa il giorno prima, nel caso. Quindi è veramente ora o mai più per lo stadio di San Siro. Ora o mai più vuol dire da adesso massimo, fine mese. Sì, è così. Questa è Perché la, non è è la data alternativa. di scadenza di San Siro. Dopodiché rimarrebbe a San Siro con il comune proprietario e poi vedremo cosa faranno le due società. Ci sono parecchie spinte in questo momento, anche per cercare di convincere il centrodestra, perché se vota il quorum si alza, se non vota e diserta il quorum si abbassa, è un po' più semplice. Insomma, è politica. Pura e semplice politica, Simo. E quindi staremo a vedere cosa accadrà sullo stadio. Però, insomma, è notizia di questa mattina che quantomeno tra le due società e il comune, al 16 settembre, ben svegliati, mi verrebbe da dire, hanno trovato un accordo. Ce l'abbiamo fatta. A quasi 2 mesi dalla fine di tutto l'Amardan. Perfetto. Detto questo, a proposito anzi di questo, altro accordo trovato pare essere quello appunto che riguarda l'ingresso di Adriano Galliani. Sì, Ora, la giunta. sì, l'aggiunta di Adriano Galliani, perché sì, in realtà non dovrebbe andare via nessuno, anzi, quantomeno si inserisce nelle pieghe di potere di uno, nelle rinunce di una delega di un altro, e andrebbe a inserirsi appunto nel nostro panorama dirigenziale già molto fitto, e che quindi andrebbe a contemplare anche Adriano Galliani. Mi prendo un piccolo aspetto positivo della situazione. Peggio di così dal punto di vista politico il Milan non può fare. Conta niente, vale nulla. La politica, diciamo così, di palazzo, il Milan è tagliato fuori, purtroppo in Italia funziona così. È come voler parlare di una cosa fantomatica molto bella ma irreale. In realtà, la realtà dei fatti invece è che se non hai un po' di peso politico in Italia qualcosina per strada lasci. E bisogna fare di necessità virtù. E quindi in questo momento la soluzione della proprietà è quella di inserire una figura di grande peso politico passato, che potrebbe avere ancora conoscenze, rapporti, eccetera, che potrebbero aiutare il Milan appunto a ritornare un po' in auge da questo punto di vista. E la figura è appunto quella di Adriano Galliani. Sì, ma bisogna capire poi effettivamente cosa potrà fare e non fare, cosa dovrà fare e non fare, che carica avrà, perché non è che fai il consigliere o diciamo il consulente o il super consulente e poi partecipi alle riunioni di Lega, prendi decisioni, eccetera. Cioè bisogna capire un po' che deleghe avrà, ecco, perché poi quello che conta è quello, cioè capire dove si inserisce, da che lato si inserisce, cosa dovrà fare. Io vi ricordo che abbiamo il direttore sportivo inserito quest'anno perché dovevi farlo, il direttore tecnico che va in giro per il mondo a guardare giocatori, è uno scout che però fa il direttore tecnico. Il braccio destro della proprietà, il proxy, cioè Ibrahimovic, l'amministratore delegato,
che decide invece praticamente tutto e che comanda su tutti, il proprietario che non esiste da mesi e mesi, non si è più fatto vedere, non sappiamo dov'è. Un anno, da San Siro manca da un anno. Esatto. Un anno. Il presidente che ogni 2 frasi ne sbaglia 3 e sono a 5. Lascio fuori Allegri perché fa l'allenatore, quindi teniamolo al campo. Siamo a 5 e ci buttiamo dentro anche Galliani. Io ritengo che siamo un pochino tanti. Poi, se questo non intacca niente dal punto di vista, diciamo, dell'armonia del club, posto che esista, ma che aiuti solo e soltanto la questione politica del club e quindi avere un po' più di peso all'interno del campionato italiano, ecco, allora ben venga. Ma diciamo che è perlomeno una situazione singolare, Simo, cioè un po' strana. Sì, allora prendiamo, come detto, il piccolo lato positivo. Adesso arrivare Galliani, che ha grandi rapporti con chi in questo momento magari ha un pochino più di peso nel calcio italiano. Ci portiamo a casa comunque un dirigente che questa cosa la sa fare con i suoi modi, i suoi metodi, la sua esperienza, eccetera, eccetera. E quindi porti a casa. Detto che, anche per quanto mi riguarda, è una pezza, cioè hai una falla, metti una pezza, non è che cambi tutto quanto per farlo meglio, stai semplicemente mettendo una pezza, magari anche una bella pezza, ma è una pezza. Mi pare però evidente che bisognerà fare anche al di là della persona, anche un'inversione importante rispetto a quello che è il pensiero generale della parte politica del Milan. Perché abbiamo visto negli ultimi anni non funziona. Eravamo qui quanti mesi fa? 6, 7, 8, no, forse anche di più. Inverno scorso, con la letterina di Zlatan Ibrahimovic all'Aia. Dichiarata pure in conferenza stampa che ho scritto una lettera all'Aia. Cosa è successo? Io non voglio far battute su dove è finita la letterina, ma sappiamo che non è che sarà stata accolta come oddio, ci hanno scritto una lettera, questa è il mio. Chi? Ibra? Caspita. Non funziona così. No, è vero. Non è così che si, quantomeno si ottiene il rispetto dovuto, che in un mondo ideale non avrebbe bisogno di nessun tipo di spinta, di oliata ai meccanismi, eccetera. Non avrebbe, però siamo in Italia. E siccome ci giochiamo parecchio questa stagione, perché se non dovessimo tornare in Champions League anche in questa stagione, poi veramente inizi a intaccare, già l'hai fatto quest'anno intaccando il patrimonio giocatori, un altro anno senza è dura, ci giochiamo parecchio quest'anno, non possiamo buttare via niente per strada che non si possa fare per dare una mano ai giocatori che vanno in campo, ad Allegri e quant'altro. Quindi speriamo che la cosa si possa risolvere quantomeno con una pezza nel più breve tempo possibile, sperando poi in un prossimissimo futuro che pulizia Speriamo, finale. sì, Ma vabbè, speriamo. questo è il desiderio finale, ma è ancora lunga, caro Enrico Boiani. Ci ritroviamo tra poco, caro Henry. Sì, ci ritroviamo più tardi a Lunchpress, ore 13, dove parliamo un po' meglio dei subentrati, in particolare di uno, che è Samuele Ricci, perché bisogna fare dei discorsi un po' più ampi anche su di lui e sul centrocampo e poi durante il talk, quindi vi aspettiamo nel corso della giornata, non mancate. A dopo. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione.
Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.